Rieccoci con un nuovo video e di nuovo con i Surrealist Tarot, questo mazzo che io uso già da diverso tempo nella mia professione, ma che appunto ho iniziato da poco a mostrare sul canale. Se volete appunto guardate quei pochi minuti che vedete di introduzione, in cui appunto vi spiego un po' della genesi di questo mazzo e soprattutto del fondamentale ed importante aggancio che questo mazzo ha con la psicanalisi di Freud, soprattutto appunto da un punto di vista iconografico e da un punto di vista semantico, quindi di significati trasmessi soprattutto da un punto di vista appunto visivo, perché come potete notare, ecco, abbiamo già appunto estratto una carta che ci riporta al nostro Dalì, appunto hanno un grande significato che parte proprio dai concetti di inconscio, sogno, immaginazione, fantasia, di cui appunto erano assolutamente innamorati i surrealisti, ovviamente ripresi dall'interpretazione dei sogni di Freud, che lesse appunto il fondatore dei surrealisti, cioè il poeta Breton. Allora, quindi oggi ci occupiamo di un argomento molto easy, un argomento tranquillo, diciamo così, che non ha grosse pretese e le aspettative del futuro, ma che potrebbe avercene, perché no? Ossia, ho conosciuto questa persona diverso tempo fa, ci siamo subito piaciuti, lui però era impegnato. Abbiamo avuto una relazione clandestina molto breve, molto fugace, anche se molto intensa, che poi lui ha chiuso. Da allora non lo sento più, magari vi seguite sui social, magari abitate anche vicini. Fatto sta che questa persona non l'avete più sentita. Ora siete qui, vi ripeto, non tanto per delle aspettative che avete nei confronti di questa persona, quanto piuttosto perché siete interessati a capire effettivamente se questa persona vi pensa ancora, se ha ancora un'immagine positiva di voi, di che tipo, se vi pensa, se magari vi desidera ancora. La situazione al momento presente, cioè perché questa persona ha chiuso questa storia, come sta adesso, qual è il suo entourage, quindi magari non ha più la compagna che aveva un tempo, magari è single, oppure invece ce l'ha ancora. Che tipologia di rapporto c'era fra voi due, effettivamente? E diamo anche uno sguardo, perché no, al futuro, senza pretese, però giusto per curiosità, come dico sempre io. Vediamo un po'. Questa persona volendo potrebbe contattarvi, vi ripeto ad esempio sui social, perché no? Non è mai detto. Vi ripeto ragazze che io ho visto persone tornare dopo tantissimo tempo, anche addirittura dopo anni, e tornare magari cambiate, anche in una condizione sentimentale diversa, cioè magari prima erano persone impegnate e poi appunto sono tornate completamente single. Quindi vi ripeto, tutto è possibile nella vita. Così, proviamo un po' a capire questa persona che cosa ancora pensa di voi. Io intanto inizio a mescolare il mazzo e vogliamo appunto sapere questa persona come sta vivendo il momento presente, questo allontanamento da voi, se vi pensa ancora, cosa pensa di bello, quali sono gli ostacoli al ricontattarvi, il suo ambiente esterno, se lo farà, e anche il consiglio degli arcani, perché no? Vediamo un po'. Allora.
Allora, le vedete? Sì, sicuramente sì. Ok, tanto poi comunque ve le avvicino alla telecamera, per cui le vedete bene sicuramente. Quindi iniziamo con il presente, ossia la situazione presente tra voi e questa persona, ma anche nella sua vita, come sta vivendo il presente questa persona. Allora, il Papa, allora, guardate un po' com'è comunque tetra e oscura questa rappresentazione, una rappresentazione severa. È una rappresentazione che ci riporta ad un concetto fondamentale, che è quello di giustizia, che è quello di serietà, che è quello di tradizione. Questa persona sta facendo le cose per bene. Si è impegnata, ma si è impegnata sul serio questa volta. Potrebbe essere una persona che può essersi sposata, può essere una persona che per esempio si sta dedicando tanto alla sua famiglia, ma può essere anche la famiglia di origine. È una persona che ha cercato e sta cercando di mettere la testa a posto dopo aver riflettuto molto su un passato fortemente turbolento che questa persona ha avuto, dove avevano la meglio i sensi rispetto alla moralità. Ragazze, il Papa è il quinto arcano maggiore, ok? Arriva direttamente da quale arcano? Il quarto, che è l'imperatore. L'imperatore, pur essendo un uomo tutto d'un pezzo, però ha anche un tallone d'Achille, la carne. Ok? Quindi l'imperatore è un uomo passionale, è un uomo che ama molto la sessualità. Il Papa invece mette da parte, non dico che non la vive, però ha messo da parte i desideri fisici che evidentemente non lo mantenevano, diciamo così, in grande equilibrio, per impegnarsi, vi ripeto, impegnarsi lealmente. È una carta austera questa, guardate, anche da un punto di vista non soltanto di disegni e particolari, ma anche a livello cromatico. Il Papa rappresenta solitamente due persone, più giovani probabilmente del Papa stesso, inesperte, che stanno andando da lui a chiedere anche consiglio. Quindi è una persona che sta affrontando e che ha affrontato un grosso cambiamento. Il Papa è una carta che ha delle tempistiche medio-lunghe, di conseguenza questo cambiamento non è avvenuto ieri, ok? È già da un po' che questa persona ha deciso in qualche modo di mettere la testa a posto. Vi ripeto, o impegnandosi e diventando una sorta di capofamiglia, quindi guardate, seguendo quelle che sono le tradizioni che in qualche modo dovrebbero portare tutti noi a vivere in maniera equilibrata e, vi ripeto, leale i rapporti e i sentimenti, oppure questa persona, magari anche diventando single, però ha deciso di non vivere più i rapporti in maniera fugace, prendendo solo quel piacere momentaneo. Anche se però, ragazze, io devo essere sincera, il Papa solitamente rappresenta un uomo che si è impegnato a livello anche legale. Quindi potrebbe essere una persona che si è sposata, potrebbe essere una persona che si è legata, secondo tradizione, alla donna che probabilmente aveva al suo fianco.
O magari è un'altra donna, però è una persona che ha comunque deciso di mettere la testa a posto. E questo chiaramente gli fa molto onore, perché è una persona che ha deciso di cambiare la sua vita, ma cambiarla decisamente in meglio. È chiaro che comunque nel caso in cui questa persona stia con una donna e abbia deciso di legarsi a questa donna in maniera importante, tra di loro comunque è un legame molto più spirituale che sessuale. Non dico che queste due persone non abbiano rapporti, però c'è poca attrazione fisica. Il Papa non riporta alla bellezza o alla carnalità. Vi ripeto, è una persona che ha deciso di conformarsi a delle regole, rispettando tutte quelle che sono le istituzioni, le regole, le tradizioni, impegnandosi a fondo in queste. Il Papa rappresenta anche la fedeltà, quindi evidentemente è una persona che non vuole più tradire, si è imposto di non tradire più, di vivere con serietà una determinata relazione. Vi ripeto, può essere o quella di cui voi sapevate, oppure anche un'altra, ma è una persona che sta cercando di agire in maniera corretta, onesta, senza scorciatoie e di non agire avventatamente. Il Papa rappresenta la saggezza. Guardate questa carta, che sensazione di appunto austerità, di immobilità ci rimanda. È una persona che ormai ha messo radici nella sua quotidianità, nel suo lavoro, nel suo rapporto sentimentale, se si è sposato ancora di più. Quindi vi ripeto, è una persona che in questo momento sta cercando di agire in maniera equilibrata e armonica con l'ambiente che lo circonda, con la propria famiglia di origine e anche con l'eventuale compagna. Qual è però il problema del Papa? Che il Papa non segue quasi mai il suo desiderio, le sue regole, i suoi desideri, le sue aspettative, i suoi sogni. Il Papa segue le aspettative altrui, quello che gli altri si aspettano da lui, quello che gli altri hanno scelto per lui. Magari questa ragazza era amatissima dalla sua famiglia e quindi cosa fare se non sposarsi? Il Papa è un castrato, è colui che non agisce seguendo i propri istinti, ma anzi combatte le proprie pulsioni, le reprime. Se voi in questo momento incontraste questa persona, credo che voi non la riconoscereste assolutamente. Magari d'impatto sì, ma nel senso, nei comportamenti e nell'atteggiamento vi rendereste conto di avere un'altra persona. Ma probabilmente una persona triste dentro. Guardate, il Papa non riporta una sensazione di piena armonia nei confronti di se stesso. Il Papa cerca armonia, come vi dicevo prima, con l'ambiente esterno a lui. Si sveglia la mattina, va al lavoro, lavora anche sodo, lavora anche bene, torna a casa, apre la porta di casa, dà il bacetto alla moglie, alla compagna, guardano un film insieme alla sera e vanno a dormire. Così sono le sue giornate. Questa è una persona che ha scelto in maniera consapevole una determinata strada, che non si sposa con quello che è lui realmente. Attenzione, Quindi questa persona, come un po', diciamo, definizione tipica del Papa, è colui che ha ingaggiato una lotta contro le tentazioni. Questa è una persona
che sta cercando in tutti i modi, in tutte le maniere, di non fare gli stessi errori del passato, di avere uno sguardo più lungimirante, di guardare avanti, guardare oltre, perché commettendo di nuovo, diciamo, gli stessi errori che ha compiuto nel passato, lasciandosi ad esempio andare ad una storia fugace come quella con voi, questa persona sa che potrebbe perdere tutto. Vi ripeto, questa persona si sente una guida come questo anziano per questi due giovani e non vuole venire meno al suo ruolo, molto probabilmente perché la compagna che lui ha ad oggi è una donna molto fragile, perché appunto solitamente il Papa rappresenta proprio la guida spirituale, culturale, mentale per una persona che potrebbe essere o più giovane a livello di età o una persona comunque fortemente immatura. E questa persona ormai si è messo in testa che il suo ruolo è quello, che lui non deve assolutamente deviare da questo percorso e che in qualche modo deve addirittura detestare il desiderio fisico. È come se fosse una persona che ha scelto quasi di non godere più da un punto di vista fisico perché sta demonizzando la carnalità. Inoltre il Papa può rappresentare anche una persona che ha, diciamo, al proprio fianco una figura, ad esempio paterna, ma non necessariamente, può essere anche uno zio o un fratello, ragazzi, un fratello più grande, o un amico molto importante, però in questo caso, che continuamente lo consiglia in merito e quindi lo tiene lontano da ciò che lui desidera realmente. Ma il Papa dovrebbe chiedersi: la vita che io sto vivendo è quella che io veramente voglio? O è la vita che hanno scelto gli altri per me? Allora, a questo punto, vediamo un po' che cosa vede ancora di bello in voi, se ha la possibilità in qualche modo di vedervi. L'8 di pentacoli, allora, o 8 di denari. Allora, questa persona credo che abbia comunque modo di vedervi, ma è una persona che sa che per riavvicinarsi a voi, quindi per poter tornare da voi, dovrà compiere un lungo viaggio e soprattutto dovrà farlo prestando debita attenzione a tutti i suoi passi, a tutti i suoi movimenti, per evitare di compiere appunto qualche passo falso, per evitare di sbagliare e mandare a monte tutto questo equilibrio che lui sta cercando così faticosamente di costruirsi e di mantenere intatto. L'8 di denari rappresenta una persona che lavora tanto, che lavora sodo, quindi molto probabilmente vi stima anche da un punto di vista professionale, ed essendo una carta di pentacoli anche da un punto di vista estetico, perché rappresenta la materialità, la carnalità, è una persona che mi vede una donna molto bella, una donna anche di successo, una donna che merita comunque stima, ma vi ripeto, sa che per in qualche modo avvicinarsi a voi o riavvicinarsi a voi ci sono innanzitutto tempi molto lunghi, perché l'8 di pentacoli rappresenta delle tempistiche veramente lunghe, sa che dovrà farlo con attenzione, soprattutto con grande strategia. Perché questa persona sta cercando, abbiamo detto, di costruirsi un equilibrio a cui questa persona non vuole assolutamente rinunciare. Quindi, vi ripeto, questa persona mi vede molto attraente. L'8 di denari rappresenta sempre una donna molto bella, una donna superiore, prestatemi il termine ragazzi, superiore a lui nel senso che nei suoi confronti ha qualcosa in più. Quindi ad esempio lui vi vede più belle di lui o più ricche di lui, più intelligenti di lui, con più cultura di lui, con più successo rispetto a lui. Quindi è una persona che vi vede veramente avere tutte le carte in regola. Vi vede una donna assolutamente riuscita, una donna che può appagare appieno un uomo. Ecco, un'altra caratteristica che possiamo
estrapolare da questo 8 di pentacoli deriva dalla numerologia, ossia l'8 di pentacoli ha come corrispettivo quale arcano maggiore? L'arcano maggiore è la giustizia. Questa persona vi vede una donna da non trattare come un semplice gioco, come un passatempo, ma vi vede come una donna da trattare con tutto rispetto. Una donna eventualmente con la quale avere una storia ufficiale, non da trattare come un amante, ma come una donna da trattare con un rapporto rappresentato tipicamente appunto dall'arcano maggiore della giustizia, cioè in maniera leale, alla luce del sole. Non vi vede come una donna da usare. Quindi molto probabilmente è anche per questo che questa persona si è allontanata da voi, perché sapeva che avrebbe potuto darvi solo questo e che voi non meritavate una cosa del genere. Quindi è un attestato di stima molto importante nei vostri confronti. Inoltre, però, l'8 di denari può rappresentare la presenza di un'altra persona per voi. Cioè questa persona potrebbe sapere o immaginare che voi abbiate qualcuno al vostro fianco. Che sia o meno la verità, ragazzi, che voi abbiate qualcuno, che non lo abbiate, questa persona immagina, anzi direi che lo dà per scontato, che voi abbiate qualcuno al vostro fianco, appunto la giustizia, l'8 di pentacoli, quindi un rapporto più o meno stabile. E quindi non ha intenzione di rovinare né la sua vita e né la vostra, perché dal suo punto di vista sono già perfette così. Questa è una persona che se la canta e se la suona tutto da solo, fa i conti senza l'oste. Quindi non si mette nella condizione in qualche modo di poter ragionare né veramente su se stesso, cioè su cosa lui veramente voglia, né obiettivamente su che cosa effettivamente voi vogliate. Evidentemente questa persona non pensava e non pensa ad esempio che voi lo stiate pensando, assolutamente no, perché l'8 di denari rappresenta, vedete, una donna che guarda ai propri obiettivi, a cui non importa particolarmente di lui, che non va a guardare al passato, ma anzi una donna che guarda avanti, dritta verso i suoi obiettivi, verso il futuro, che se lo sta costruendo. Allora, vediamo un po' però effettivamente, perché adesso sono curiosa in una maniera incredibile, cosa ha lui nel cuore? Tanto ho spostato tutte le carte, va bene, mamma mia il mago. Allora ragazze mie, no, questa persona, appunto, proprio il contrario, l'opposto del Papa, ma ve lo dicevo. Allora, guardate, la carta del mago è rappresentata invece, guardate, anche a livello cromatico, direi in maniera decisamente opposta rispetto al tetro e austero Papa. In questo caso abbiamo questa figura più o meno umana che sta cercando di fare cosa? Di rendere possibili i suoi desideri, di concretizzare tutto ciò che lui può ottenere in base alle sue aspettative. Questa persona sta cercando di rendere concreto, di rendere possibile l'impossibile. Da questa coppa, guardate, cosa ne sta uscendo? Un volto. Sembra quasi un genio, no? Il genio della lampada, perché il mago tutto può. Egli può realizzare tutto. In realtà questa persona ha il fuoco dentro. Guardate. Questa persona ha in mano questo bastone, che è un bastone che termina con una fiamma accesa. Questa persona dentro ha un profondo desiderio inespresso e in realtà è tutto l'opposto di quello che lui vuole far vedere agli altri. Quello che c'è dentro di lui
è un fuoco che arde, questa persona non vede l'ora di poter realizzare i propri desideri. Quella che lui indossa è una maschera di perfezione, ma è solo una maschera. Questa persona anche nei vostri confronti ha una forte iniziativa, perché il mago è colui che vuole agire. E vi dirò di più, questo desiderio, perché appunto il mago ha delle tempistiche veloci, è un desiderio che gli è saltato, diciamo così, nella mente da poco tempo. Quindi o vi ha rivisto o magari in qualche modo ha avuto vostre notizie sui famigerati social, che ormai sono diventate delle telecamere puntate H24 su ciascuno di noi. Quindi evidentemente questa persona ha avuto modo di rivedervi ed è una persona che ha la voglia, il mago, l'iniziativa dentro di sé, ci sta pensando, non l'ha ancora realizzata, ci sta pensando di potervi ricontattare. Quindi evidentemente c'è una sincronicità anche fra di voi, cioè voi siete qui a guardare questa stesa perché evidentemente avete pensato a lui o state ricominciando a pensare a lui e lui sta facendo la stessa identica cosa. Ma vi dirò che questa persona ha molta fiducia nel futuro con voi perché pensa obiettivamente di riuscire nella sua impresa. Il mago ha fiducia in se stesso. Il mago sa che prima o poi arriverà alla meta. Quindi questa persona è convinta che prima o poi riuscirà a sentirvi o in qualche modo a rivedervi. Il bagato rappresenta la manifestazione, il desiderio di manifestarsi e soprattutto il desiderio di trasformare la propria realtà. Questa persona, ragazze mie, non è felice, questa persona è stanca della vita che sta facendo, è stanca di dover in qualche modo sottostare a quello che gli altri vogliono per lui. Ve lo dicevo prima con la carta del Papa. Questa persona sta seguendo regole non sue, imposte da familiari, parenti, amici, dal dettame moralistico in cui noi spesso siamo immersi, ma sin da bambini. Tu devi fare così, questo non si deve fare. Ecco, questa persona sta cercando di seguire questo tipo di canale, ma questa cosa non gli fa altro che male. Difatti dentro di sé ha il mago, ha la voglia di creare, ha una grande forza creativa. E vi dirò anche che è una persona intelligente questa, perché la carta del mago è anche la carta di colui che sa in qualche modo cosa dire, quando dirlo e perché dirlo. È una persona furba, solitamente il mago è l'affabulatore, no? È la persona astuta, è un po' anche il tenero imbroglione, colui che in qualche modo può appunto affascinare con le sue parole, ma è una persona che sa portare avanti i suoi progetti e soprattutto che ha un'energia di spinta verso di voi. Molto importante, Il mago solitamente rappresenta uno dei principi esoterici chiave, cioè dirigere l'energia dall'alto verso il basso. Quindi è una persona che vuole trasformare i suoi desideri in realtà concreta, tangibile, fattuale. Ed è una persona che vuole anche conquistarvi, perché il mago rappresenta la seduzione, la conquista, il riavvicinamento ad una persona, ma evidentemente con maggior consapevolezza, Quindi evidentemente vuole agire, come vi dicevo prima, con l'8 di pentacoli, in maniera molto più furba, in maniera molto più astuta. È una persona che se la vuole giocare bene. Inoltre, la carta del mago rappresenta anche una persona che ha eventualmente a disposizione più conoscenza, Quindi questa persona fa strage di cuori, evidentemente piace parecchio o lui ci sa fare parecchio, perché ha diverse conoscenze, è una persona magnetica che per un qualcosa riesce ad attrarre le altre persone a sé, quindi molto probabilmente ha anche, diciamo, la possibilità di avere facili conquiste
e anche tra l'altro numerose, perché il mago ci riporta proprio a questo. Quindi è una persona che in qualche modo ha cercato di limitarsi, ma è una persona che non può venir meno alla propria natura, perché è una persona che le donne le sa conquistare molto, ci sa fare parecchio. Quindi vi ripeto, è una persona che anche con voi ha voglia proprio di tornare, di rimanifestare il suo interesse nei vostri confronti. Allora, vediamo però quali sono gli ostacoli a questo punto. Appunto il 4 di bastoni. No, allora ragazze, questa persona sicuramente è impegnata. Tra l'altro il 4 di bastoni solitamente per tradizione rappresenta proprio il nucleo familiare, quindi evidentemente, come vi dicevo con il Papa, questa persona è impegnata in maniera direi piuttosto impegnativa, piuttosto seria. Quindi è proprio da ostacolo, cioè il fatto che lui sia impegnato in qualche modo continua a bloccarlo nel farsi avanti. Vi ripeto, sia con voi ma anche con tutte queste donzelle che potrebbe avere attorno, perché vi ripeto è una persona che piace parecchio, ma il fatto che questa persona sia impegnata è veramente qualcosa che lo blocca in maniera veramente incredibile. Questa persona si fa proprio prendere da tanti sensi di colpa, quindi è una persona che, come vi dicevo con il Papa, fa fatica a staccarsi da quelle che sono le quattro mura, da quello che è lo status quo, la sua comfort zone. Questa è una persona abituata ad avere sempre tutto sotto controllo e che vuole sempre tutto sotto controllo. Questa è una persona che non vuole più sbagliare e soprattutto è una persona che ha attorno proprio il suo nucleo familiare, che evidentemente o lo tengono sotto controllo o è veramente comunque un nucleo familiare abbastanza asfissiante. Quindi è una persona che non vuole rinunciare alla sua stabilità, ai suoi buoni affari, agli accordi che lui ha preso con questa persona, con questa donna. Ma evidentemente sono accordi anche da un punto di vista professionale, perché parliamo di bastoni, oppure sono accordi anche da un punto di vista economico. Quindi evidentemente o per esempio lavorano insieme o hanno una società insieme e di conseguenza questa persona teme che allontanandosi da lei o eventualmente vivendo in maniera concreta quelle avventure che lui tanto invece sogna e desidera, soprattutto in questo caso con voi, questa persona in realtà ha veramente paura di poter creare di nuovo delle problematiche a se stesso e al proprio ambiente familiare, perché evidentemente deve essere legato a questa persona molto da un punto di vista professionale, ma anche da un punto di vista economico, per cui è veramente sempre sull'allerta questa persona, non vuole rischiare di sbagliare, perché in realtà il 4 di bastoni rappresenta anche le alleanze, dei patti che vengono stabiliti non solo da un punto di vista sentimentale, ma anche con collaboratori, fra pari, con scopo, vi ripeto, o professionale o finanziario. Può rappresentare anche una società, un'alleanza, una cooperativa, degli affari vantaggiosi che sono stati conclusi anche con l'aiuto eventualmente di questa persona. Quindi evidentemente è una persona che non vuole, non può in qualche modo rinunciare a quella che è la sua vita. È una persona che non vuole rinunciare a quello che lui ha, alla propria stabilità, alla serenità, che anche se piatta, come abbiamo detto appunto con il Papa, è comunque un legame che lo fa sentire al sicuro e fa sentire al sicuro anche l'altra persona. Quindi è una persona che in qualche modo ha degli interessi materiali con questa donna e non vuole rinunciarvi. Il 4 di bastoni rappresenta un eccessivo attaccamento alla materia, nel senso, come vi dicevo prima, al benessere economico, che lo porta a castrarsi, come abbiamo detto prima, con il Papa.
Ma il 4 di bastoni rappresenta anche una coppia che non va d'accordo in posizione di ostacolo, in accezione negativa. Rappresenta anche la gelosia, quindi questa donna lo controlla o il suo ambiente familiare lo controlla. Quindi è una persona che fa fatica a muoversi, ma molta fatica. Vediamo appunto però il suo entourage, il suo ambiente attorno a lui, l'ambiente attorno a lui. Qui abbiamo il re di pentacoli, guardate. E abbiamo di nuovo il volto del nostro beneamato Dalì. Il re di pentacoli rappresenta proprio l'energia che fino ad ora in qualche modo si è sentita ed è stata parte di questa stesa, ragazze. Io ve l'ho appena detto. Questa persona è molto legata agli aspetti materiali della vita. Questa deve essere una persona che o ha un segno di terra o ha un ascendente in un segno di terra, oppure se riuscite in qualche modo a conoscerne il tema natale, probabilmente ha i pianeti principali in un segno di terra. Perché obiettivamente qui c'è tanto attaccamento alla materialità, alla materia, a tutto ciò che l'uomo può accumulare, a dei beni immobili e anche pecuniari. Qui abbiamo un re di pentacoli, quindi abbiamo un individuo che molto probabilmente lo sta aiutando, un capofamiglia, vi ripeto, o è il padre di lui o magari è il padre di lei, o è un collaboratore, è un amico che però veramente ha un controllo sulla sua vita che è incredibile. Questo perché? Perché in tarologia, ve lo ripeto sempre, il consultante o il soggetto della stesa è il re di bastoni o il re di coppe. Il re di denari, il re di spade è un'altra persona generalmente, che però lo tiene veramente al guinzaglio con evidenti ricatti, diciamo, da un punto di vista strettamente economico. Perché questa è una persona che, vi ripeto, sicuramente lo avrà aiutato, è una persona disposta ad aiutarlo, perché solitamente i personaggi di denari sono appunto personaggi molto generosi, ma sono anche persone che così come danno, così possono togliere. Quindi lui evidentemente ha paura di una ritorsione che questa persona potrebbe in qualche modo avere nei suoi confronti, nel caso in cui lui in qualche modo metta a rischio, per esempio, la società con qualche sbandata o colpo di testa, per esempio lasciando la compagna ufficiale. Guardate in che clima di opulenza vive quest'uomo. Questa è una persona che gestisce la vita degli altri con quest'occhio vigile, gestisce la vita e la morte delle altre persone. Guardate appunto quegli scheletri all'interno di quell'ovale. È una persona che decide cosa gli altri devono avere e non devono avere. È una persona che decide anche del tempo di queste persone. Guardate appunto la presenza di questo orologio. È un individuo che in qualche modo controlla vita, morte e miracoli delle persone che ha attorno a sé, e lo fa partendo dalla consapevolezza di poterlo fare, perché è una persona che ha potere, è una persona che può in qualche modo comandare. Quindi vi ripeto, o è un collega, oppure evidentemente è una persona che comunque fa parte del suo entourage. È un amico, può essere comunque un fratello, perché no? Può essere un padre di lui o padre di lei, comunque una persona che dà molta importanza ai soldi, al denaro, è una persona ricca, potente, è una persona che lo invita ad agire in maniera oculata. Quindi probabilmente potrebbe essere anche quello, il famoso papa dell'inizio. Come vi dicevo, c'è una persona che evidentemente lo ha in qualche modo condizionato e lo sta tuttora facendo.
Potrebbe essere una persona che lo ha aiutato, che gli ha dato sostegno. È una persona che cerca di metterlo sulla retta via, ma così facendo non lo aiuta affatto, perché lo spinge verso il rifiutare quelli che sono i suoi sentimenti, quelli che sono i suoi reali desideri. È una presenza molto ingombrante questa, apparentemente amica, ma che può diventare veramente comunque un personaggio da temere, perché in realtà non sta facendo il bene di questo ragazzo, di quest'uomo. Assolutamente no, sta facendo il suo interesse. Allora, vediamo però il vostro rapporto, di che tipo era e di che tipo è ancora il carro. Allora, voi due siete sicuramente una coppia, o lo eravate, una coppia di successo, sia da un punto di vista emozionale che anche da un punto di vista strettamente fisico. Il carro rappresenta sempre un individuo che è legato ad un altro individuo da una forte passione, da una forte passionalità. Il carro rappresenta anche una tenerezza, cioè fra di voi evidentemente non c'era solo sesso, vivevate delle avventure pepate, c'era la possibilità veramente di divertirsi fra di voi, e lo stare insieme in qualche modo vi dava brio, vi dava eccitazione per il rischio magari che avete vissuto nell'incontrarvi, nel vedervi. È stato un rapporto fecondo per entrambi. Vi siete piaciuti molto. Però caratterialmente non eravate del tutto simili, perché il carro rappresenta sempre, nelle raffigurazioni tradizionali, il principe del carro che appunto guida il suo carro con due destrieri, uno bianco e uno nero, che rappresentano gli opposti. In questo caso, guardate, abbiamo la pipa e abbiamo la mela. In questo caso il carro ovviamente è in chiave moderna, è rappresentato appunto con questa locomotiva, ma che comunque riesce a mantenere in equilibrio il suo percorso e questo stesso mezzo di locomozione, mantenendosi in equilibrio tra due opposti, tra il bene e il male, tra ciò che fa bene e ciò che fa male. Questa persona si sentiva veramente eccitata. Guardate anche tutto questo fumo che fuoriesce da questa locomotiva. Solitamente rappresenta anche l'attività sessuale, quindi può essere anche un simbolo fallico. Quindi fra di voi c'era una sessualità molto piena, molto dirompente, quasi distruttiva. Guardate questo carro che arriva, in questo caso appunto questa locomotiva, che arriva portandosi dietro pezzi, in questo caso di una casa, di un camino, quindi in realtà pezzi della propria vita. Il vostro rapporto, se fosse andato avanti, veramente avrebbe portato al disfacimento del rapporto con la compagna ufficiale. In qualche modo questa persona ha dovuto bloccare la storia con voi, perché si sentiva troppo preso da voi, troppo affascinato, fisicamente troppo attratto, nonostante, vi ripeto, voi due foste diversi caratterialmente. Quindi lui è riuscito a rinunciare probabilmente a questa storia, perché siamo partiti appunto da una stesa che prevedeva che lui avesse chiuso la storia, voi no. Quindi voi sareste andati avanti, lui no invece. Quindi caratterialmente siete diversi, emotivamente siete diversi, ma tra di voi c'era un feeling pazzesco, inarrivabile. Molto bella questa cosa, Guardiamo però il consiglio, dai, cosa vi viene consigliato dagli arcani? L'imperatrice. Allora ragazze, date il meglio di voi, sfoggiate il meglio di voi, perché in questo caso l'imperatrice non rappresenta l'altra, perché chiaramente in tarologia hanno importanza le posizioni in cui una carta ovviamente viene estratta. In questo caso non è l'altra, sarebbe stata l'altra se
fosse stata ad esempio estratta in questa posizione, cioè negli ostacoli, ad esempio, o in tutte le altre posizioni. In questo caso, nel caso della posizione del consiglio, che cosa dobbiamo prendere da questa carta? L'energia dell'imperatrice, cioè mostratevi bella, mostratevi seduttiva, mostratevi piena di attrazione, piena di fascino, nel massimo della vostra bellezza, perché vi ripeto che questa persona era fortemente attratta da voi. Qui c'è veramente un aggancio da un punto di vista estetico che è incredibile. Quest'uomo vi reputa anche molto belle, perché l'imperatrice rappresenta la bellezza, viene indicata a volte con Venere. Voi per questa persona siete una donna di straordinaria bellezza, una donna inarrivabile. Quindi mostratevi feconde, mostratevi intelligenti, mostratevi comunicative. Nel caso in cui voi lo doveste incontrare, ovviamente non negategli del tempo, delle parole, perché l'imperatrice rappresenta anche la comunicazione, l'evoluzione di una storia, perché è una carta di grado 3. Quindi cercate veramente di dare il meglio di voi nel caso in cui doveste incontrare questa persona. Ma l'imperatrice rappresenta anche, vi ripeto, una donna che ha piena consapevolezza di sé. Quindi cercate sempre di migliorarvi, cercate sempre, vi ripeto, di mostrare la vostra forza mentale, la vostra forza intellettiva, il vostro successo. Fatevi vedere sempre in crescita, in abbondanza, con degli obiettivi e dei successi che volete raggiungere. E vi ripeto, fatevi vedere passionali, amorevoli, sensualmente incredibili. Non fatevi vedere immature però, superficiali, disoneste, ciniche. Quindi nel caso in cui questa persona voglia in qualche modo riagganciare con voi da un punto di vista extraconiugale, cercate di far capire a questa persona attraverso il dialogo che voi invece amate la lealtà, che il fatto di essere una donna così bella e anche magari disinibita in qualche modo non include per forza il fatto che voi abbiate anche una bassa moralità. Quindi in realtà mostratevi. Evidentemente questa persona ha modo di vedervi, ragazzi. Allora o abitate vicini oppure questa persona vi vede sui social, perché l'imperatrice rappresenta anche questo. È come se voi doveste mostrare a questa persona un'armonia che traspare dal vostro sguardo e dalla vostra postura. Nel momento in cui voi vi mostrate, vi ripeto, o sui social o direttamente vis-à-vis a questa persona, mostratevi come una donna fiera, che guarda dritto davanti a sé, che non si vergogna di se stessa, anzi che è orgogliosa di se stessa, di tutto quello che fino ad ora ha ottenuto. Ha messo radici profonde questa imperatrice nell'ambito della propria quotidianità ed ecco perché il futuro all'orizzonte è un futuro sereno. Questa donna non ha nulla da temere, tutto sta fiorendo attorno a lei. È stabile, proprio come questa colonna. È una donna con dei principi. Cercate di dimostrare a questa persona che siete una donna valida, ma come lui già pensa di voi, ve lo dicevo con l'8 di pentacoli. Ma fatevi vedere una donna concreta, femminile, bella, intrigante, ma concreta. Una donna chiara, una donna allegra, gioiosa, nel trionfo massimo della vostra femminilità, perché gli arcani vi dicono tutto ciò che voi volete da questa persona riuscirà alla perfezione. Vediamo però a questo punto che cosa accadrà comportandovi in questo modo. Allora, il 2 di bastoni. Allora, il 2 di bastoni rappresenta la pianificazione, rappresenta il cercare di capire come potersi muovere. Guardate questi due personaggi, sembra che stiano su una pavimentazione che cosa vi ricorda? Una scacchiera. Quindi in qualche modo sembra di giocare a scacchi. Questa persona sta cercando di capire e anche
prossimamente cercherà di capire come muoversi, come potersi organizzare per poter in qualche modo tornare da voi e poter comunicare con voi. Questa persona vuole alleanza, vuole comunicazioni, ragazze, con voi, perché il 2 di bastoni rappresenta proprio questo. Una persona che vuole assolutamente comunicare con voi, ma deve riuscire a cercare di capire come diamine fare per potervi risentire. Oh, scusate, ho mosso per la 100.000.000ª volta la telecamera. Questa persona ha intenzione di risentirvi, ve lo posso garantire, perché ha anche molti rimpianti nei vostri confronti. Il 2 di bastoni rappresenta anche la persona che guarda malinconicamente a voi, all'avervi perso. Questa persona rivuole la comunicazione con voi, rivuole una collaborazione, un'unione, rivuole tenerezza. Vorrebbe veramente risentirvi e ha dispiacere nel non essere riuscito a portare avanti con coraggio quella che era la sua impresa primordiale, il suo reale desiderio. Questa persona quando vi vede prova un forte turbamento per voi e prova anche a volte dell'amarezza, perché in realtà sente di aver perso qualcosa di bello che poteva in qualche modo portargli beneficio. Vi dirò di più, il 2 di bastoni rappresenta anche la gelosia. A volte ha crisi di rivalità proprio, perché è una persona che probabilmente magari vede che voi siete corteggiate, questa cosa in qualche modo lo infastidisce. Quindi è una persona che detesta le sue limitazioni esterne, il fatto di essere separato da voi, ma sa che deve porre fine a questa esitazione e deve agire, perché tra l'altro il 2 di bastoni rappresenta anche appunto una persona che può agire di sorpresa, quindi è una persona che in maniera inaspettata potrebbe proprio regalarvi un momento di gioia, un'emozione, una ventata di novità. Quindi è una persona che potrebbe provocare un cambiamento in maniera assolutamente inaspettata, proprio perché è come se agisse sotto l'istinto, sotto il desiderio, la voglia di riavervi. Ecco perché appunto l'imperatrice, ora capisco, perché questa persona finalmente troverà delle soluzioni che neanche lui pensava in qualche modo evidentemente di poter attuare per potervi appunto rivedere, per potervi riparlare. Questa è una persona, ragazzi, che vi garantisco vuole assolutamente tornare da voi, Ve lo garantisco e ve ne do proprio piena consapevolezza. Questa è una persona che ha assolutamente voglia di tornare da voi. Lo vuole fare e lo farà, perché è una persona a cui voi veramente piacete troppo e non ha più nessuna intenzione di rinunciare a voi come ha fatto sino ad ora. Ma deve controllare bene la situazione, ve l'ho detto, questa persona deve tenere sempre tutto sotto controllo. È come se in qualche modo dovesse fare scacco matto, è come se in questo modo questa persona debba riuscire a superare queste difficoltà, tutto questo parentado, tutta questa gente che lui ha attorno a sé e che in qualche modo gli impedisce di essere felice. Ma questa persona vi tiene d'occhio, vi ripeto, sta cercando di capire come fare, ma sicuramente troverà la soluzione. Tra l'altro i 2 di bastoni rappresenta anche delle tempistiche non particolarmente lunghe, di conseguenza avrete modo, comunque vi ripeto, tra non molto di avere notizie da parte di questa persona, perché i bastoni rappresentano non i giorni, però diciamo delle settimane, al massimo qualche mesetto. Ma questa persona cercherà il modo per potersi riavvicinare a voi, perché veramente è una persona che sta impazzendo per voi. E questa è una cosa molto bella a mio avviso, È un sentimento e comunque un desiderio che evidentemente qui sta andando avanti da troppo tempo, ma perché questa persona si è castrata, ve lo dicevo già dall'inizio con questo papa, questa persona non è sincera, indossa una maschera. Però, ragazze, questa persona vi potrebbe tornare, anzi sicuramente vi torna impegnata, quindi mi raccomando, seguite il consiglio, ovviamente se volete, dell'imperatrice, cioè cercate di agire in maniera onesta, facendo capire a questa persona che evidentemente ciò che voi vi aspettate da lui è un reale cambiamento.
perché voi non meritate di vivere una situazione del genere. O comunque non questo continuo lascia e prendi, lascia e prendi. Se decidi di portare avanti una cosa, la porti avanti fino in fondo. Questa volta però in maniera definitiva. Ok? Quindi, che dirvi? Buona fortuna per tutto.